In questo video passeremo dagli abbaglianti gialli, quindi LED di posizione originali e abbagliante giallo, a questo risultato. E adesso vi faccio vedere come. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio insieme a voi montare le famose lampadine a LED della Melograno 51 sulla mia Dacia Sandero. È da un po' di tempo che vi anticipo questo video, ma non sono mai riuscito a farlo perché, come saprete, ho avuto qualche problema con la macchina e prima di fare altri video su impianto elettrico eccetera eccetera, allora ho dovuto un attimino aspettare per vedere com'era la situazione. Il problema era un difetto della mia automobile che dovrebbero aver sistemato i ragazzi della Dacia. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un like e consultare per ritrovare queste stesse lampadine che adesso vi farò vedere il sito della Melograno 51 che vi lascio in descrizione. Le lampadine che andremo a sostituire sono le ultime che mancano, perché abbiamo fatto frecce, fendinebbia e luci degli interni. Mancavano gli abbaglianti. Queste lampadine vi arriveranno in questo modo. È una lampadina quasi normale, soltanto che c'è più plastica, come in tutte le lampadine LED. Ci sarà il proprio dischetto, che è questo qui, che si estrae. Questo va sfilato e solo questo praticamente va montato prima di tutto quanto tramite il proprio carrellino, che è questo. L'attacco della Dacia non va bene e fa in modo che questi qui non riescano ad arrivare al connettore. Quindi vi faccio vedere un trick che mi sono autocostruito. Allora, si possono fare in due modi queste cose qui: Faston maschio e femmina. Adesso vi faccio vedere come nel video. Con la lampadina poi andremo a inserire i nostri Faston, le nostre prolunghe praticamente, queste sono delle prolunghe, in questo modo, in modo che noi possiamo inserire la lampadina e poi il connettore lo mettiamo qui e starà un po' distante, ma va bene lo stesso perché non è che pesa eccetera. Questi sono dei Faston maschio e femmina. Se avete questi tubicini termorestringenti, tagliate un pezzettino così da avere possibilità di fare questo alla fine. Uniremo i due Faston maschio e femmina, quindi lo taglio. Adesso che è tagliato, la parte restante, queste due alette qui, le arriccio su se stessa a fare una sorta di tubicino che si infilerà nell'altro Faston. Chiudo le alette, stringo, adesso non si muove. Mettiamo anche la guaina termorestringente. Abbiamo fatto. Vi spiego al volo che cosa farò, perché poi quando lo andrò a fare magari si vedrà poco. Ok, questo è attaccato alla lampadina, quindi questo si deve sfilare. Si mette il carrellino attaccato al reggilampada e si inserisce. Quando togliete la lampadina, guardate che questo tagliettino qui sarà verso l'alto, quindi andrà inserito così. Se doveste notare che non si incastra, c'è questa linguetta, che è quella famosa linguetta che poi quando bisogna togliere la lampadina bisogna tenere verso l'alto per poi essere sfilata, è quella che si incastrano. Vedete che c'è uno scanso, dovremo spostare lo scanso. In realtà non dovreste averne bisogno, però se fosse questo scanso qui andrebbe spostato indietro, vuol dire che va limato. Un altro trick che vi consiglio è questo: se provate a inserire questa parte vedrete che è molto dura, perché qui ci sono delle guarnizioni, è molto dura e per inserirlo vedete che si fa molta fatica. Quando poi siamo sul faro, quando lo inseriamo dobbiamo ruotare, spingere molto. Io sento che sto spingendo un sacco. Questo è un grasso trasparente al silicone, l'abbiamo utilizzato un po' di volte quando si parla di guarnizioni di gomma. Lo metto qui, munitevi ovviamente di straccio, e già ne metto per lubrificare un po' questa parte. Ho uno straccetto per asciugare un po'. Adesso quando lo inserisco faccio molta meno forza e regge lo stesso, quindi non è che si sfila. Se volete il codice di questa lampadina per ordinarla è HAJ13859. Adesso andiamo a vedere come si monta. Quando lavoriamo con le cose piccole nel motore, dotatevi di questo attrezzino qui, che è una pinza semplicissima, che quando io spingo qua viene fuori questo che aggancia delle cose che potremo perdere all'interno del vano motore eccetera. Andiamo innanzitutto a togliere il coperchio della lampadina. Qui sotto c'è una mollettina che basta tirare su e si sfila, ok? E così già abbiamo estratto la lampadina originale. Da qui basta separarle. Ora dobbiamo inserire l'anello col suo fermo all'interno del buco. Questo non riuscirò a farvelo vedere perché la mano ovviamente starà davanti. Vi faccio vedere il risultato finito, però reinserisco il carrello al posto di questo. Ok, l'importante è che sentite che sia saldo. Per sicurezza andiamo ad attaccare i connettori alla lampadina, ok? Così il connettore è già attaccato e adesso andiamo a inserire la lampadina.
Dopo qualche prova, perché ho provato a inserirlo ma non riesco, ho rimesso l'anello in posizione sulla lampadina, prendo il carrello e la inserisco completamente. Guardate la posizione di questo scanso qui e la posizione della lampadina che deve stare in verticale. La inserisco così, la tengo tutto d'un blocco, invece togliendo l'anello faccio più fatica. Le istruzioni dicono di inserire prima l'anello, però io l'ho inserita un po' di volte e non riesco, quindi la inserisco così. Una volta che l'abbiamo inserita, colleghiamo il connettore. Comunque vada, in questo modo non gli dà fastidio perché tanto questo è in gomma e non preme. Lo facciamo anche dall'altra parte e vediamo come va. Spettro con luce di posizione e abbagliante originale. Questo invece gli abbaglianti a LED. Vedete che adesso i fari sono completamente bianchi anche sopra. Ora il faro è completo. Andiamo a vedere qual è l'effetto su strada. Siamo in notturna senza gli abbaglianti, così con gli abbaglianti originali. Vedete che la luce cambia ma è giallastra. La differenza di colore non è un granché. Adesso invece vediamo con le lampadine della Melograno. Qui siamo nella stessa strada, vediamo con gli abbaglianti nuovi della Melograno. Forse dal video non si vede bene, ma la luce arriva molto più profonda. Poi si possono ancora sistemare meglio le lampadine in maniera da avere più profondità. Quando faccio luce diventa tutto bianco, così abbiamo le luci che sono, diciamo, in tinta, vedete? Poi si può sistemare la regolazione e fare ancora meglio, però la luce adesso è del colore corretto e ha molta più profondità rispetto a prima che era giallognola e non cambiava tantissimo. Vi ricordo il sito della Melograno 51, lo trovate in descrizione. Se volete questo tipo di lampadine dovete andare sul loro sito e chiedere informazioni direttamente a loro. Ragazzi, io vi lascio a tutti gli altri miei video, spero di essere stato utile. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!